Thank you. Beh, il film è piaciuto? The film was very much appreciated, we guess. Thank you very much, and I would like to thank Selvaja for actually selecting the film and passing on the love from Italy to India and back and forth. And I think she's doing a great service to both the nations and connecting both of us. Thank you so much, Selvaja. Grazie a voi e grazie a Silvaggia che ha selezionato questo film e che svolge un meraviglioso lavoro perché riesce a far fluire amore e conoscenza tra l'India e l'Italia in entrambi i sensi. E quindi Grazie, thank you. So there are, I think Europe has a population of 320 million people, maybe something like that. And we have about 283 million people who are illiterate in India right now. But if you see what literacy is, it's about, if you're standard fourth, you're a literate person. And I think it's important to understand that there are about 600 million people who would be counted as illiterate people in India. So it's a big problem. So there are about 600 million people in India who are illiterate, and it's a big problem, and the government is trying to do everything, but the solutions really come, whatever is happening in India, come from the ground, come from the people. Allora, se immaginiamo la popolazione, ora qualche numero magari non ve lo dirò esattamente, comunque la popolazione europea che circa dice 320 milioni di persone, roba del genere, rispetto all'India chiaramente con una popolazione enorme, ma di questa grande popolazione ancora 600 milioni, 600 milioni di persone sono ancora analfabete. E quindi il governo sta facendo molto per far sì che questo problema sia risolto e che le persone possano diventare leggere e scrivere, però qualsiasi cosa in India, le grandi cose, le buone cose vengono dalla comunità, dal basso e non dall'alto. And after you're wrong. All right. And although we have the most number of illiterate people in India, we also have the largest number of social entrepreneurs in India. And social entrepreneurship is really, really big in India. You know, we have people from the ground that are coming up and actually making a difference and filling in the gap where the government cannot provide. Quindi abbiamo magari questo primato di analfabetismo ancora, però abbiamo anche un record di cosiddetti imprenditori sociali, quelli che appunto si dedicano a una causa sociale, e questo fenomeno è in crescita, si sta espandendo, quelli che dal basso, dalla comunità aiutano. So we'll take questions. A questo punto se ci sono domande? Vabbè, ho io una prima domanda. Vorrei sapere se la storia raccontata nel film è tratta, se esiste un'organizzazione realmente che fa una cosa del genere. The question is the story completely invented, or is there an organization or something that does something like that? Well, there are many people who do something similar to this, although it didn't happen in the villages. So the story is a mixture of fiction and what we saw there. So there are different people working in different ways to kind of work around the system of the government. The government is providing money to every single village, but almost every single village the schools are dysfunctional, at least in North India. And so this is a widespread problem, and it has different solutions for different villages. So everybody who's coming out is breaking out in their own and doing a very, very different, unique solution. Diciamo che questo film è fiction, cioè è inventato, però in qualche modo rispecchia tante realtà che non sono esattamente uguali a questa, ma sono
tanti tentativi, tante idee, tante imprese che tante persone in modo diverso portano avanti in tanti luoghi diversi dell'India. In realtà il governo dà a tutti i villaggi dei fondi per l'istruzione, ma spesso questo non è sufficiente, o diciamo che c'è ancora ci sono ancora molte lacune da colmare, ed è proprio grazie all'iniziativa di singoli in vari modi. Ogni villaggio può avere una soluzione diversa, non è detto che ce ne sia per tutto, quindi c'è un po' qualcosa del genere. I didn't speak so much, did I? C'è una domanda lassù. The Daba didn't look as if it was built on a soundstage in Filmistan. What was it like to shoot under rural conditions? Appunto, voleva sapere come è stato in sintesi girare in condizioni, se non era ricostruito in studio, quindi come è stato girare in aperta campagna, in situazioni rurali. So we had great support from the people of the village, and luckily it was very important to find a village that was about 400 meters or 300 meters away from the highway, and so therefore the location of the village was very important for us, and we tried to look for highways that were not so busy because we couldn't block the traffic, so we just were very lucky to find the right kind of village where people were very hospitable, they were very inviting, and we did ensure, as you know, when shooting happens, everything goes haywire, and it's usually a ruckus, and people don't like the shooting crowd to be there because they create a mess. But we were very conscious about the fact that we did not want to destroy or even in any way disrupt the ecosystem of the village. So we had a very good time there because the villagers were fully supporting us. In realtà è stata un'esperienza molto positiva perché la gente del villaggio ci ha assolutamente sostenuto. Intanto abbiamo avuto fortuna a trovare questo villaggio perché cercavamo una location che fosse abbastanza vicina all'autostrada, alla statale, perché potessimo, appunto, per far capire questa situazione, e però non doveva essere neppure una strada troppo trafficata perché avrebbe causato anche quello dei problemi. Quindi questo villaggio è stato siamo stati fortunati a trovarlo, e poi spesso la gente dei villaggi non ama l'arrivo di grosse troupe perché insomma pensano che disturbino un po' il loro equilibrio, mentre noi abbiamo familiarizzato con la gente del villaggio, i quali hanno capito che non è la nostra intenzione distruggere il loro ecosistema, se vogliamo, ma al contrario, e quindi si è creata un'atmosfera di grande collaborazione che è stata molto positiva. Quindi grazie proprio alla gente del villaggio. Ci sono altre domande? Sì? Arriva il microfono. Il microfono. Io avrei una domanda e un suggerimento. La domanda è questa: da noi che siamo lontani dall'India appare a volte che esista ancora, perlomeno nella cultura implicita della società indiana, un problema delle caste, che qui non vedo minimamente toccato, e quindi mi viene il sospetto, forse, non è nelle campagne che questo fenomeno è particolarmente vivo, ma è più nelle città dove magari c'è uno sviluppo, una competizione, un dramma anche di affollamento maggiore che acuisce le rivalità. E il suggerimento è questo: in Toscana noi una favola come questa la apprezziamo moltissimo, perché qui è vissuto un prete che si chiamava Don Lorenzo Milani e che ha mostrato, non so se c'è stata una traduzione in hindi o comunque potete procurargli e suggerirgli una versione in inglese, perché io non credo che lui conosca le opere di Don Lorenzo Milani, che in qualche modo esprime la stessa fiducia, ma con una polemica ovviamente contro la cultura dominante, che qui invece io non trovo in qualche modo, se non contro questi maestri inefficaci che però comunque vengono ribaltati perfino dalla moglie del maestro. E quindi noi chiaramente abbiamo un'altra storia, un'altra speranza, una scuola di Stato,
una scuola uguale per tutti, una scuola ascensore sociale che non si fermi ad imparare l'alfabeto, ovviamente, e in qualche modo, anche se questa scuola non si è realizzata, anche se è in crisi, anche se le riforme non la stanno cambiando come si vorrebbe, questo è il nostro modello. Ne è consapevole? Grazie. It's a question and a suggestion, solo. So the question is, we know about India that there is still a caste problem. So, but in this village, your film, there is no mention whatsoever of caste, as if they did not exist there. Is that because the village life is easier and there is no competition, so the caste problem is mainly felt in the cities, or just a wrong perception? And then yes. So there are many films on caste that have been done already. So one conscious decision we took was we keep caste out of it. Having said that, the names of the characters, Bansi Pal. Pal is basically a low caste guy, right? So the name of the character is Bansi Pal. So it's not punctuated, it's not on your face, it's not something that we've been talking about, but definitely we kept it in mind, but we did not want to play that out. So that was the first thing about the caste issue, because we felt there were many films on the caste, and this is really not about a caste, it's about the disenfranchised and the disempowered, and there are certain people who are wanting to take power and making sure everybody else is uneducated in the village because of their personal profit and gain. Allora, in realtà ci sono già tantissimi film che affrontano il problema delle caste in India, quindi la nostra decisione era di non trattare questo problema, però la casta la si legge già nel nome delle persone, quindi già il nome che hanno questi personaggi, Bansi Pal per esempio, già si capisce che è di una casta molto bassa, quindi la cosa c'è, però non volevamo caricarla troppo che diventasse il centro del film, il quale invece vuole trattare di empower, di capacitare o dare capacità, competenze alla gente rispetto a coloro che invece non vogliono affatto che sia così, perché il loro interesse è che la gente rimanga ignorante, perché appunto è più facile, come si vede nel Consiglio dei Vecchi, eccetera. Now he was suggesting you to read or somehow to study or get information about Don Lorenzo Milani, who's a priest here, who did something similar, and then he was talking about the Italian school system, which is different of course, and we have a different approach, but that was more like a suggestion because this is a wonderful example that resonates here in Tuscany because of this priest, Don Lorenzo Milani. So, but maybe you can. Sure, thank you. The thing about the caste system, I just want to add a little bit, is it's not something that is solvable till education comes in, and if one just looks at it from a perspective that there are people who are taking power and there are people who are being deprived of power, in that the only way the people who are being deprived of power are the people who can get it back only through education, and that's really what we want to focus on. We kept the name sensitive to the caste, but we made sure that we're focusing on the real issue, not on something that is more on the surface. E appunto il problema delle caste è un problema che non si può risolvere senza appunto una maggiore diffusione dell'istruzione e dell'educazione. Esiste il problema di coloro che hanno il potere e di coloro che ne sono privati, è risolvibile soltanto se questo potere può essere soltanto riacquisito grazie all'educazione e all'istruzione. Questo può risolvere quello che a nostro avviso è il vero problema e il vero problema che volevamo trattare in questo film, cioè l'avere il potere, la capacità e esserne privati. C'è tempo forse per un'ultima domanda, one last question, eccola qui, vuole alzare la mano? Ecco. Parlo in italiano o in inglese? Perché... È uguale. Okay. I'm from the United States. I've been here for 30 years. We went to India and we adopted 3 children. And when we were at the orphanage, they had a special program just for women
to teach them. And part of the money that we paid to take the kids was put into that program. When I saw that there were girls being taught, I was a bit surprised because I didn't see that emphasized a lot when I was in India. Have things changed? I was there in 2000, so are women now being more, young women, young girls being more respected and being allowed to be taught? La signora appunto che è stata in India dove col marito hanno adottato 3 bambini e nell'orfanotrofio esisteva un programma speciale di istruzione che era stato un programma per le donne che portava l'insegnamento e si domanda appunto se, vedendo anche nel film le bambine che partecipano alla scuola, si domanda se la situazione delle donne dell'istruzione che erano abbastanza, diciamo, escluse sia migliorata o stia cambiando. So, ma'am, the thing is that it's been 18 years since you've gone there. A lot has changed in 18 years. The government always encouraged girls to study, but there's been a huge shift in the mindset of the people, right? And because of the internet and because of the percolation of internet data, and everybody has, you know, data on their phone, everybody from being it's okay have become aspirational, right? So we are getting rapidly urbanized. We are moving forward very, very fast. It is happening in a haphazard way, but it's happening for sure. So whatever you hear about India as an emerging power is absolutely true. And more women are participating in the political process. They're participating in every single sphere. The sphere you see, even many of them are CEOs in US companies as well. So obviously there is a huge sense of empowerment, women empowerment happening in India, and that will continue now. It's an unstoppable process. Una buona positiva risposta, in quanto dal 2000, che non ho dimenticato, la signora è stata in India, sono passati 18 anni e ne sono successe di cose. L'India sta cambiando, cioè non soltanto il governo incoraggia le donne e le ragazze a studiare, ma grazie all'accesso che c'è alla rete, internet, eccetera, non soltanto la gente si accontenta di dire sì, va bene così, ma addirittura si cominciano a sentire, si portano avanti delle aspirazioni e delle ambizioni, e quindi questo fa sì che le cose stiano cambiando e sempre più donne sono istruite, hanno possibilità, competenze, sono empowered, scusatemi se uso ancora questo termine ma non c'è di meglio, e ricoprono anche posizioni importanti non soltanto in India ma anche altrove, quindi decisamente la situazione è cambiata, sta cambiando e continuerà a cambiare per il meglio. Quindi benissimo, grazie Kireet, thank you.